Ciao cartogatori, questo è un esperimento. Oggi non solo vi illustrerò come è stata disegnata questa mappa, ma vi accompagnerò con la mia voce, così, per rompervi le balle. Questo è il risultato finale, è qui e da dove abbiamo iniziato. Vi consiglio di tenere una griglia vi aiuterà ad avere un senso della misura, a capire gli spazi e soprattutto a pianificare una strategia di battaglia. In questo caso definite gli spazi, poi le aperture, quindi quali sono i passaggi, come puoi muoverti da uno spazio all'altro. In questo caso ci saranno due porte, una per la stanza dei vampiri e una per l'appartamento segreto, ma lo vediamo a breve. Non dimenticatevi ovviamente di avere anche un ingresso, nel mio caso una scala che vi porterà al piano superiore quando dovrete uscire da questa zona maledetta. Un qualcosa che mi piace fare ovviamente è spaziare tra le sfumature e i tipi di colori utilizzati sia per il pavimento che per gli oggetti che poi andremo a posizionare. Questo perché avere una selezione diversa di colori aiuta a mantenere l'attenzione attiva e rende il posto più piacevole, ma ci arriviamo subito. Quello di cui mi sto occupando in questo momento è creare gli oggetti all'interno della stanza, quindi essendo la taverna e i sotterranei di una taverna, io utilizzerò questi barili per creare un po' di zone di copertura che sono molto importanti, ragazzi, mi raccomando, non dimentichiamoci mai le zone di copertura. Sto variando nelle misure, lo faccio uno per dare un po' di dinamica alla mappa e due per creare anche una storia. Perché se c'è una cosa che dico sempre è che una mappa da battaglia non deve essere solo una griglia strategica, deve essere anche un contenuto di storia. Ora, quello che vedete sullo schermo è un mega barile cisterna gigante che userò per nascondere il passaggio segreto agli appartamenti del vampiro. Suppone che dal di fuori appaia come una delle normali cisterne di questa stanza. L'unica differenza è che una volta investigato troverete i due passaggi che vi condurranno appunto al di là del muro. Ho cambiato idea sulle pareti di sfondo, quindi le sto eliminando in modo da fare allineare poi l'ingresso con la casella. Dunque, non dimentichiamoci di aggiungere qualche dettaglio. I dettagli sono importanti, rendono la mappa vissuta e soprattutto danno quella che ho già chiamato la storia. Continuiamo con l'arredamento. Questo è un bel cisternone gigante che utilizzeremo per non solo descrivere qual è l'ambiente e la sua funzione, ma anche per avere qualche copertura extra che male non fa. Come noterete la stanza già ha delle colonne che serviranno a questo scopo, però sa mai, se sei una creatura di taglia piccola, magari ti va di nasconderti nella curvatura di un barile per sfuggire a un attacco, perché no? Io da master tendo sempre ad apprezzare questo tipo di iniziative. Preferisco che i giocatori mi descrivano come vogliono muoversi all'interno della mappa, cosa utilizzano di quello che vedono e perché no? Magari qualche regalo lo faccio quando mi chiedono di descrivere in modo più dettagliato un ambiente. Torniamo al nostro disegno. Adesso sto posizionando delle ombre per dare un po' di atmosfera. Lo faccio anche per definire gli spazi, perché come notate in questo momento sto scegliendo di evidenziare il perimetro delle stanze. È molto utile, almeno a me piace esteticamente, ma dettagli. Ora, quelli che sono davanti a noi sono dei barili cisterna pieni di vino rosso, così dicono anche i proprietari. I proprietari pallidi di questa taverna vampirica dicono che sia vino, noi chi siamo per non crederli? Aggiungiamo le ombre, aggiungiamo delle luci, le luci ci serviranno a dare una dimensionalità maggiore, ci aiuteranno a capire quando saliamo o scendiamo in altezza. E continuiamo con gli ostacoli, in questo caso dei tavoli che ovviamente a breve cercherò di adornare con qualcosa di più, giusto per non lasciarla troppo minimal. È bello che la mappa abbia dei dettagli che raccontino qualcosa. Dunque i nostri barili di vino e anche le nostre macchie di vino. Mi raccomando, quando fate gli elementi, le texture per gli oggetti, dategli un po' di vissuto. Io non riuscirei a pensare di entrare in un luogo che in teoria ha una storia e tutto è lindo e lucido, ma riuscite a immaginare una taverna visitata da centinaia e migliaia di persone che ha le piastrelle lucide? Già mai.
Quindi texture, rovinature e tanta storia. Adesso sto aggiungendo ovviamente delle decorazioni che siano in tinta e riprendano il tema originale della mappa superiore, che tra l'altro, se non l'avete vista, la trovate qui sul canale con lo speed painting da inizio a fine senza nessun commento sopra, nel caso, sai, questa voce sia un po' di troppo. Bene. Vedrete apparire spesso la mappa del piano superiore perché la sto utilizzando per prelevare parti di arredamento, anche perché sennò passerei la vita a disegnare ceste e sedie, che sono forse la cosa che è più presente nelle mappe abitabili, quindi no, non fate caso a questo. Dunque, ora immaginate che discendendo in questa taverna voi attraversiate il barile per andare all'appartamento nascosto dei vampiri. La prima cosa che troverete sarà un luogo con alcuni oggetti sparsi, contenitori, delle sedie, anche una zona di lettura, sì, che adesso vado ad aggiungere. E questo spazio, il primo appartamento, servirà ad ospitare i custodi, perché i vampiri ovviamente non se ne staranno lì indifesi, ma avranno qualcuno che li guarderà soprattutto durante il giorno. Ora, non mancherò di posizionare un altare con una statua, in modo che insomma ci sia un po' di mistico, un'atmosfera al di fuori dalle righe. Ora, continuo a posizionare i miei contenitori e mi curo di farlo in un modo da creare delle coperture utili alla battaglia. Quindi, come vedete qui in basso a destra dove c'è la libreria d'angolo ci saranno delle colonne a darvi mezza copertura e dei barili a darvene una più completa. Ci saranno delle armi, decorazioni, insomma, le persone che vivono qui vi faccio capire che sono armate e pronte a combattere. Quindi bussate un paio di volte prima di entrare. Ora si continua con l'ultima stanza che dovrebbe essere quella del boss. Ovviamente noi mettiamo dei 2 comodi letti di legno, e chi non ne ha uno in casa dopo tutto, nel senso, quando mi si parla di letto io mi immagino esattamente questo. Quindi li posizioniamo in modo... Io forse le ho fatte un po' troppo simmetriche, sì, può essere. Continuiamo con il colore principale, giusto per ricollegarlo, e dei segni di vita. Se si può dire segni di vita all'interno di una mappa dei vampiri, però vabbè. Ora, mi sembra un po' vuota, quindi sto aggiungendo delle decorazioni. Questo altare avrà ovviamente delle donazioni e tutti quei luccichi che distraggono i vostri giocatori. Ma ve li immaginate intenti a raccogliere le monetine mentre da dietro alle bare spuntano i proprietari effettivi del luogo? Io? Non vedo l'ora. Io non lesinerei su questo tipo di sorprese, se devo essere sincera. Caricherò oggetti che ho già disegnato in precedenza, anche perché sennò passerei veramente la vita a rifare cuscini, casse, contenitori e con tutto l'amore del mondo. Va bene così. Ora la mappa è quasi pronta, aggiungo qualche dettaglio di ombre per rendere ancora più verosimile l'ambiente e mi appresto a creare la versione notturna. Quindi ora che abbiamo deciso quali sono le nostre stanze, aggiungiamo un livello superiore in modalità moltiplica, un colore freddo per creare il buio della notte. Ovviamente non ci sono finestre, quindi questa zona sarebbe buia a prescindere, però in questo caso io scelgo il blu perché mi dà un buon contrasto con la luce che appunto in questo caso sarà di colore giallo-arancio. Partiamo dai punti di luce e li rendiamo un pochino più diffusi, li facciamo attenuare per creare quell'atmosfera che ci piace, quella un po' lugubre, no? Che soprattutto nelle sessioni di esplorazione è molto carina, almeno secondo me, io poi sono fissata con queste cose. Ora andrei ad aggiungere i riflessi, che sono quelli che danno, a mio parere, l'atmosfera migliore, perché ricordiamoci che aggiungere un riflesso di luce sulle superfici non solo aiuta a dare tridimensionalità all'ambiente, e poi è carino da vedere, ragazzi, che vi devo dire, sono sincera, io ho una conoscenza di luci che è pietosa e so che i miei colleghi artisti potrebbero rimproverarmi per quello che ho appena detto, ma per quello che dirò, io tendo veramente a scegliere i riflessi di luce in base all'estetica. Ok, mi cancello da solo da internet dopo questa frase. E per oggi è tutto, ragazzi.
Grazie per aver guardato e se volete degli approfondimenti lasciate un commento giusto qua sotto. Ciao!